Ferrari, Pavarotti, l'aceto balsamico DOP. Panini, le figurine Panini, gelato con l'aceto balsamico DOP. Mostri, cani scale, nel fantastico Duomo Patrimonio UNESCO. Tortellini, Lupo Alberto, lasagne spritz con il lambrusco. Vi farò vedere l'arte, il cibo, la storia e una secchia che hanno rubato a quelli di Bologna 700 anni fa. Benvenuti a Modena. Modena si trova al centro della pianura padana in Emilia-Romagna. È una delle città sorte sulla famosa Via Emilia, costruita dal console, ma ormai possiamo chiamarlo zio, Marco Emilio Lepido. Sulla via che collega Rimini a Piacenza vennero fondate Parma, Regium Lepidi, ossia Reggio Emilia, e Mutina, che non è una strana città particolarmente silenziosa, bensì è proprio Modena. Anche Modena, come le sue sorelle, viene tranciata in due dalla Via Emilia, che rimane una delle pochissime testimonianze della città romana. Ma non disperate, perché ci sono arrivate un sacco di tombe romane! Ci sono tombe di tutti i tipi: il sarcofago, le steli, le are, le stele antiche con ancora i volti. Le incisioni sulle tombe sono molto preziose perché possono farci capire alcune caratteristiche dei romani di una volta. Tipo, ho scoperto che i romani erano soliti tenersi in casa una concubina che poi veniva seppellita insieme a loro come parte della famiglia, una vera famiglia allargata. Arriva il Medioevo e si costruiscono le mura che ormai sono sparite. In questa zona era costruita una porta molto importante perché era rivolta verso quelli di Bologna, i nemici naturali dei modenesi. Come abbiamo visto per molte città, anche Modena era attraversata dai canali, una vera piccola Venezia, nel senso che hanno copiato proprio il nome dei suoi canali. Pian piano Modena torna ad essere ripopolata e si diede inizio alla costruzione del Duomo. Questo non è un Duomo qualsiasi, è parecchio strafigo e ora vi spiego perché, insieme alla piazza e alla torre ghirlandina, è stato messo tra i patrimoni dell'UNESCO. Siccome mancava il vescovo per via dei continui conflitti tra Papa e Imperatore, sono stati direttamente i modenesi a dare il via alla costruzione del Duomo e lo hanno terminato così rapidamente che lo stile romanico riuscì a non essere contaminato dagli stili successivi, cosa successa invece nel Duomo di Reggio Emilia con la sua facciata rinascimentale incompiuta, lo stesso per San Petronio a Bologna o il Duomo di Parma con le cupole e gli affreschi rinascimentali. Il Duomo di Modena rappresenta un raro esempio di romanico puro sangue, con un pizzico di gotico che però ci sta sempre bene, tipo il rosone è molto gotico. Per farlo in tempi record, l'architetto Lanfranco si mise d'accordo con lo scultore Viligelmo. Quindi ricapitoliamo, io, Lanfranco, comincio a costruire il Duomo da qua verso di là. Ok, e io, Viligelmo, capostipite della scultura romanica, costruisco il Duomo da qui verso di là. Facciamo 3 finestre alla volta, come quelle lì, e poi ci troviamo in fondo, così finiamo prima. Certo, mi sembra un'ottima idea, non vedo cosa possa andare storto. Cominciamo. 3 finestre, 3 finestre, 3 finestre. Ma Lanfranco e Viligelmo presero male le misure e quando si rincontrarono non c'era più spazio per le ultime 3 finestre e dovettero concludere costruendone 2 totalmente diverse dalle altre. Stupido Lanfranco, sapevo che era una pessima idea. Ricordate le preziosissime tombe romane? Siccome i modenesi medievali erano poveri, le utilizzarono per costruire le pareti del Duomo. Guardate, amici di Striscia, si vedono ancora i pezzi di reimpiego. Chiaramente le lapidi sono rivolte all'interno per coprire le scritte. Sono state usate pietre di ogni tipo, un arlecchino di chiesa, un Frankenstein. Presero in prestito anche questi, sono tra i primi leoni stilofori, ossia i portatori di colonne. Vengono dall'antica Roma, quando sapevano che forma avessero i leoni, se li vedevano al Colosseo o in Africa. Col crollo dell'impero romano i medievali persero tutte le informazioni a riguardo e andarono per sentito dire, arrivando a scolpire leoni come questo. Un bradipo. Ci sono 4 portali, tutti finemente scolpiti secondo lo stile romanico. Qui abbiamo la storia di Re Artù, prima ancora che venisse scritta, quando si conosceva solo per passaparola. Qui ci sono i mesi con i classici mestieri. Insieme all'architetto Lanfranco abbiamo citato Viligelmo, uno dei massimi esponenti della scultura romanica. Ci ha lasciato qualche episodio della Bibbia, l'Evergreen cacciata dal paradiso, questa è la costoletta dal quale Dio ha creato la donna, Caino che colpisce Abele, l'arca di Noè, molto simpatica.
Nella Porta Regia c'è una costola di balena, con l'ovvio significato di non so perché ci sia una costola di balena. Forse l'han rubata alla balena Valentina a Reggio Emilia. Il patrono di Modena è San Geminiano. Vediamo un trailer della sua vita qui. Viene chiamato dall'imperatore in Oriente, sfida le intemperie create da un diavoletto qui in basso, esorcizza la figlia dell'imperatore, esce un diavoletto qui in alto, bravo Gemi, eccoti un premio, torna a Modena e muore. Nella cripta troviamo la sua tomba. San Geminiano ha fatto un sacco di miracoli, diventa patrono di Modena perché la salva da Attila nascondendola dietro ad una coltre di nebbia, esattamente come San Prospero fece per Reggio Emilia. Penso abbiano frequentato la stessa scuola di nebbia a Rovigo. Questo edificio suggerisce che fossero compagni di banco. Ma la caratteristica più figa del romanico gotico sono i mostri che escono dalle fottute pareti. Ogni angolo, capitello, metopa è scolpito con un mostro medievale o con un animale, che nel Medioevo sono la stessa cosa. Si può passare ore a osservare il Duomo vedendo sempre una scultura nuova. Nel basso Medioevo solevano rappresentare i mostri per simboleggiare che il mondo è pericoloso e che Dio ti protegge, anche se secondo me gli artisti volevano solo scolpire cose esotiche che vedevano nei libri e si inventavano collegamenti qualsiasi, tipo ditemi cosa c'entra in una chiesa questo, o questo che palese non ce la fa, o perché ci hanno messo una testa di un cane sulle scale. Per il resto abbiamo Gesù che mangia nell'ultima cena e Gesù che mangia nella prima cena, nella celebre Madonna della Pappa. Mi appresto anche io ad affrontare la mia prima pappa con la mia amata lasagna. Modena è vicina a Bologna, quindi lasagne verdi a carriole. C'è anche la gramigna con salsiccia, budino alla zucca. La torre si chiama Ghirlandina per le due ringhiere che ricordano due ghirlande. Non ho capito bene come, ma sembra che sia così. Si sale e si pepe. Arriviamo in una sala in cui è appesa una secchia. Si tratta della secchia che i modenesi hanno rubato ai bolognesi 700 anni fa. Lo scrive quel mattacchione di Alessandro Tassoni nel suo poema eroicomico La secchia rapita, una parodia epica del 1624. Racconta quando nel 1325 i modenesi attaccarono Bologna nella battaglia di Zappolino e si portarono via una secchia di un pozzo lì vicino, perché di sì. In cima si arriva alla stanza dei torresani, che erano i guardiani sulla torre. Non potevano mancare i capitelli romanici anche qui. Il più simpatico è il capitello dei giudici, col giudice buono incoronato da un angelo e il giudice corrotto che viene portato via dal diabolus. Nonostante la grata, ecco una visione di Modena dall'alto. Lambrusco secco, che è il vino migliore quando mangi prosciutto di Parma, salami, mortadella, affettato di ciccioli, con crescentine, e volevo dire torta fritta, e volevo dire gnocco fritto. Cosa c'è di meglio dei tortelli di zucca con parmigiano e aceto balsamico? Quello è una lasagna. Dolce tipico, mascarpone con pezzi di torta al cioccolato, che dicono sempre tipo Barozzi, ma non è mai quella di Barozzi. Abbiamo capito che i modenesi se la facevano e se la sbrigavano da soli, e presto costruirono il loro palazzo comunale. Nel palazzo è nascosta la vera secchia rapita, troppo preziosa per essere lasciata nella torre, mai fidarsi dei bolognesi. C'è la Sala del Fuoco, con affrescata la storia della fondazione di Mutina. Hanno fatto Bologna dell'antica Roma con le torri, si vede che non hanno guardato il mio documentario. Le torri sono state fatte almeno 1000 anni dopo. Si chiama Sala del Fuoco perché c'era il braciere dove poteva attingere chi ne aveva bisogno. Qua ci sono le storie di San Geminiano in versione a fresco. Quando nascose Modena da Attila, quando salvò un bambino caduto dalla ghirlandina, ecco perché hanno messo le grate, quando esorcizzò la figlia dell'imperatore. Quanti ricordi! Nella piazza si trova la Preda Ringadora, un tavolo di pietra che si pensa venisse usato per fare orazioni, e anche come celebre poggia natiche per umiliare i debitori, facendoli sedere su una crema urticante. Dati i tanti canali, all'occorrenza veniva usata per identificare i cadaveri. Lì vicino c'è anche la cosiddetta Bonissima, che non è una donna particolarmente attraente. Probabilmente deriva da buona estima, perché teneva una bilancia e sotto c'erano le misure. Merenda con tigelline dolci e salate. A Modena è pieno di gente che suona, soprattutto quando devi fare le riprese.
il duca Cesare d'Este fece un casino col papa e, sorpresa sorpresona, la capitale del ducato di Ferrara diventa Modena. Viene costruito il Palazzo Ducale, dove prima c'era un castello. Pensate che Francesco d'Este, per decorare questo palazzo, fece chiamare addirittura il Bernini. Poi gli disse di no, però intanto lo fece chiamare. Steroidi? No, solo tanto allenamento. In compenso Bernini gli fece questa celebre scultura che sicuramente avrete presente dai libri di scuola e Velázquez gli fece un ritratto. Insomma, non mi pare che ti puoi proprio lamentare. Le potete ammirare alla Galleria Estense insieme ad altre opere scampate o recuperate dalla vendita di Dresda, quando gli Estensi a corto di danaro vendettero ai sassoni vagonate di opere, o dalle spoliazioni napoleoniche ad opera di quel ladro di Napoleone. Questo dipinto si intitola Cristo in casa di Marta e Maria. È una scena di mercato. Strano che non l'abbiano appeso in chiesa. Questa è la Biblioteca Estense, piena di libri antichi. Ci sono mappe del 400 e del 500 con l'immancabile Mare Rosso proprio rosso e prima che scoprissero l'altra parte dell'America. Nel 1455 Borso d'Este, allora duca di Ferrara, Modena e Reggio, commissionò la produzione della Bibbia di Borso d'Este, un manoscritto miniato così prezioso per la sua fattura che questa sottomano dal valore enorme è solo una copia, ma non una copia fotocopiata. Il signor Panini, quello delle figurine di cui vi parlerò più avanti perché sono tutti di Modena, ha fondato un'altra attività che si occupa di riproduzione di libri antichi. Negli anni 90 fece riprodurre 750 copie di questa Bibbia, emulando i colori, i rilievi, la trasparenza della pergamena, usando persino dell'oro vero per le decorazioni. Una copia del genere non ha prezzo, però l'ho chiesto lo stesso e mi hanno detto che vale svariate decine di migliaia di euro. Anche questa versione della Divina Commedia è molto carina, ma è del Novecento, troppo giovane per me. Aperitivo modenese con spritz, Aperol e Lambrusco, sembrava una bestemmia e invece non è male. A Modena le case sono molto colorate, tutto è pulito e colorato. Ci sono anche tanti portici, alcuni decisamente eleganti, sotto ai quali potersi riparare quando piove. E dove mancano i portici, per rimanere all'asciutto, hanno installato degli ombrelli molto comodi, anch'essi tutti colorati. Qui a Modena sono molto previdenti. Chiesa del Voto, fatta per essere sfuggiti dalla peste grazie alla Madonna della Chiara. Chiesa di San Pietro, si trovano delle insolite statue messe in mezzo alla navata. Sono fatte da Begarelli, un altro scultore molto conosciuto a Modena. Girl Power. Begarelli è stato sepolto qui. Uno dei prodotti più modenesi che esista è l'aceto balsamico, quindi sono andato a vedere com'è fatta un'acetaia direttamente all'acetaia comunale. È interessante perché per fare l'aceto bisogna fare esattamente il contrario di quello che bisogna fare per il vino. Tipo si mettono queste batterie di botti in un sottotetto, così da sfruttare il caldo e l'umido che si crea. Dentro le botti c'è solo mosto d'uva cotto. Sotto questi fazzoletti la botte è aperta per lasciare traspirare l'aceto. Per fare la versione più giovane dell'aceto di Modena DOP bisogna aspettare 12 anni e poi prelevare 1 litro all'anno. Assaggio un aceto DOP affinato 12 anni e uno extra vecchio di 25 anni. Sono le uniche due tipologie di DOP. Quello di 12 anni ha una nota aspra molto forte, ma bilanciata da un sentore dolce tipo di marmellata di prugne. Quello extra vecchio è molto più complesso e strutturato, con note anche metalliche. Guardate che denso. Se volete comprare l'extra vecchio sono sui 120 euro. L'ho chiesto come ricordo, ma mi hanno detto di no. Quindi torno con il lambruschino, mi raccomando quello secco e quello buono. No, ho fatto il danno. Tortelli ricotta e spinaci, ovviamente tortelli di zucca e pasta gramigna, panna e salsiccia, gnocco fritto, salumi di ogni tipo, tigelle fatte bene, stracchino e lardo modenese usato anche come combustibile fissile per produrre energia nucleare, costine cotte nel lambrusco, dolci della casa tra cui il bensone che è tipicissimo di qui. Carlo Goldoni ha abitato a Modena perché suo papà era di origini modenesi. Durante il dominio estense austriaco, 30 anni prima dell'unità d'Italia, il patriota Ciro Menotti venne condannato a morte dal duca Francesco IV. Gli viene dedicata questa statua proprio rivolta verso l'ex palazzo ducale. Si sentono ancora i suoi pensieri. Stupido Francesco IV voltagabbana schifoso. No, guarda, anche a me non piacciono gli austriaci, non vedo l'ora di separarmi. Vedo, no, grazie per avermi mandato la pula
la casa, ora rimarrò qui ad assillarti per sempre. Tra rosa e fior, là sull'altar, Francesco IV e gli austriaci si vogliono sposare. Al museo ho scoperto di un altro importante patriota risorgimentale, Pietro Giannone, un figo al pari di Alessandro Tassoni. Era uno scrittore e poeta risorgimentale, maestro di massoneria. Venne esiliato in Francia e in Inghilterra, dove scrisse il poema romantico L'Esule. Lasciò però un altro poema in codice, così ben crittografato che nessuno riuscì a decifrarlo fino al 2014. Cosa avrà nascosto un maestro massone coinvolto nei moti risorgimentali? Il codice si rivelò essere un poema erotico. Erotico è un eufemismo, è proprio spinto. Non l'eroe che ci meritiamo, ma quello di cui abbiamo bisogno. Pausa gelato alla crema con aceto balsamico di Modena DOP, penso. Siccome sono un mastro assaggiatore, l'ho riconosciuto subito dalla bottiglietta. Ma quelle sono delle ghirlande? Ah no, è solo la ringhiera. Negli anni 30 del Novecento viene costruito questo mercato Liberty, il mercato Albinelli. Oggi si trovano tutte le paste fresche modenesi DOP, DOC, DOCG, lasagne, parmigiano reggiano, tortelloni e i tortellini. Ah, i tortellini. I tortellini sono penso il cibo più tipico di Modena. Ho dimenticato di mangiarli perché mi sono abbuffato di lasagne e tortelli di zucca. Voi ricordatevi che sono il cibo più tipico. Arriva il regime e con esso le leggi razziali. L'editore e scrittore Angelo Formigini, di origini ebree, decise di buttarsi dalla ghirlandina come estrema protesta, rinominando come ultima volontà lo spiazzo in cui cadde come il Tovagliolo di Formigini. Dopo la guerra nascono alcune delle aziende più famose in Italia. Enzo Ferrari fonda a Modena il marchio che porta il suo nome. Tutto il mondo conosce la famosa auto da corsa Enzo. No dai, la Ferrari. Questo museo è molto più affollato di tutti gli altri. Io non me ne intendo molto, ma cercherò di descriverlo. C'è una sala piena di auto bellissime e, ne sono sicuro, velocissime. Guardate che bei colori. La mia preferita è quella nera. Questa deve essere la Ferrari vera. Guardate questi motori che grossi, sono sicuramente molto performanti. Se vi foste chiesti com'è fatta dentro una Ferrari da corsa, ecco qui, scomoda. Ringrazio la Ferrari per avermi lasciato una macchina come souvenir. Preferivo quella in carbonio, ma a cavallino rampante donato non si guarda in bocca. A Modena nasce Pavarotti, qui lo vediamo fare un bagno di folla, anzi un bagno e basta. E sempre a Modena ha origine il colosso delle figurine Panini. Qui accanto al Duomo avevano la loro edicola. Al Museo delle Figurine si ha la possibilità di comprendere come sia nata quest'arte. In origine le figurine non erano adesive, erano tipo delle cartoline. Nell'Ottocento venivano date in regalo con i prodotti per poter aumentare le vendite. Invogliavano a fare la collezione, parlavano di tutto, dalla natura alle favole, erano didattiche e all'occorrenza propagandistiche. Presto alcuni ebbero l'esigenza di avere un libro dove raccoglierle, il primo album. Sfortunatamente al tempo non c'erano i calciatori ed erano costretti a collezionare le menti più geniali dell'epoca. Ma ecco che finalmente arriva il calcio, non ancora conosciutissimo, infatti ti viene insegnato come si gioca. Più del calcio tirava il ciclismo. Album della Disney fatti all'insaputa della Disney, quando non esisteva il diritto d'autore. Nel 1961 i fratelli Panini dedussero l'attrazione che la gente aveva verso le figurine e cominciarono a pubblicare il loro primo album slegato da qualsiasi altro prodotto commerciale, solo figurine. Il calcio ormai tirava molto. Negli anni 70 crearono le prime figurine autoadesive e divennero leader mondiali. Ultima lasagna del viaggio, è qui che mi resi conto di non aver preso i tortellini e zuppa inglese. Di Modena è anche l'autore di Lupo Alberto, Silver. Mi piacevano i suoi cartoni perché il lupo si chiamava come mio zio e parlava con una cadenza regionale, dettagli che me lo avvicinavano più di altri cartoni. Ha cambiato un po' di colori prima di diventare blu. Lupo Alberto fa la satira. Allora, siccome sei fatta una certa, sto vedendo se trovo un panino. Eccomi, sono Costanza della famiglia Panini. No, un panino da mangiare! Dato che ho trovato per caso una nipote del signor Panini, più correttamente una sandwich, proprio quel Panini che poi ha fatto la Bibbia di Borso d'Este, ne approfitto per scoprire il suo progetto di ricostruzione delle opere antiche. Ritrovo un'altra copia della Bibbia, ormai ce l'hanno tutti, e altri codici miniati perfettamente ricostruiti. Il sogno di nonno Franco era portare i pregiati manufatti antichi nelle mani di molti. Ho chiesto se come souvenir mi potessero dare una Bibbia, hanno detto di no.
E questa era Modena, con la sua Ferrari, l'aceto balsamico e il Duomo romanico DOP, una città che, per essere mutina, ha tanto da dire. Grazie per avermi seguito. Ehi là? C'è nessuno? Quanto devo stare così?